Parlare della fotocamera di iPhone è sempre complesso e ogni anno qui sul canale cerchiamo di entrare sempre più nel dettaglio per scovare tutte quelle piccole cose che fanno veramente la differenza per fotografi e videomaker che utilizzano questo smartphone tutti i giorni per il loro lavoro. E quest'anno non siamo da meno. Ragazzi, mettetevi comodi perché oggi parliamo di lui, il nuovo iPhone 16 Pro. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. Come ogni anno ormai una tradizione, ecco la review delle fotocamere di iPhone. Come sempre entreremo nel dettaglio in una review che si concentrerà esclusivamente sull'aspetto foto e video di questo smartphone e lo faremo cercando di coprire tutte quelle cose che sono novità e migliorie rispetto ai modelli precedenti. Sarà una recensione molto tecnica, qui sotto trovate ovviamente tutti i capitoli per vedere le parti che più vi interessano e come sempre vi aspetto di leggervi nei commenti e vi aspetto soprattutto magari in futuro con un video update in base a come evolverà questo prodotto con i prossimi aggiornamenti firmware e in futuro ovviamente con l'arrivo dell'Apple Intelligence. Come sempre vi ricordo che per non perdervi questi video potete iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like e in descrizione trovate anche il link ai presets che utilizzo per modificare le foto e le latte che ho utilizzato proprio per questo video. Detto questo possiamo cominciare con tutte le novità di questo nuovo iPhone. Come sempre io utilizzo il modello Max, ma quest'anno le caratteristiche sono identiche, non c'è manco più la differenza nella 5 e nella 3x. L'unica cosa che cambia per chi sceglie questo modello è ovviamente la batteria leggermente più grande e il monitor da 6.9 pollici che si rinnova leggermente rispetto allo scorso anno. Per il resto lo smartphone è completamente uguale, quindi questa review va bene anche per il 16 Pro. Voglio partire con l'ultra grande angolare. Io sono un grande amante dello scatto ultra wide di iPhone, vi ricordo che è un 13 mm, è molto divertente, non solo per la paesaggistica, come sapete lo utilizzo tanto per la street photography ed è in realtà utile per mille altre cose. Effettivamente avere un nuovo sensore da 48 megapixel che in video si va a rimappare ovviamente a 12 come succedeva l'anno scorso per il principale, vuol dire semplicemente più qualità, pixel più grandi che aumentano la quantità di informazioni di luce che arrivano all'interno della nostra immagine, garantendoci ovviamente video migliori e foto decisamente più dettagliate, perché 48 megapixel per quanto è, sono 48 megapixel veri, che vi piaccia o meno. Vi dico la verità, molte volte ho rinunciato a scattare con l'ultra grande angolare proprio perché la mancanza di qualità andava un po' a punire la foto che stavo andando a realizzare e sceglievo quindi la 1x. Sono molto felice di questo upgrade in realtà perché gli dà decisamente una nuova vitalità a una camera che per i professionisti forse era fin troppo dimenticata a volte proprio per la mancanza di qualità nei dettagli e soprattutto vedere finalmente la macro così rivoluzionata mi permette di scattare a 48 megapixel magari delle foto che prima decidevo di non fare e poi di andarle leggermente a croppare per togliere quella parte di difetto che la lente così ultra grandangolare ha in macro, quindi semplicemente posso andare a ritagliarmi il quadratino che mi interessa, fare un bel crop e avere una macro decisamente molto più interessante rispetto agli scorsi anni, il che è bello. Sinceramente in questi 2 giorni mi sono tanto divertito a utilizzare l'ultra grandangolare. Parleremo poi dopo dello shutter lag legato a lei e delle cose che ovviamente non ti permette di fare, tuttavia per il tipo di utilizzo che si può avere appunto nella macro photography secondo me è veramente divertente e avere quel tipo di dettaglio è una figata. Questa roba è un game changer? Per me assolutamente no. Qui si parla comunque di un prodotto secondo me che ha la parola pro al suo interno e come tale i professionisti secondo me sapranno ricavarci qualcosa di utile da questo tipo di fotocamera e avere un elemento in più, avere dei dati in più all'interno delle proprie immagini fa sempre la differenza. Sta poi ovviamente al singolo e al creativo renderlo reale, renderlo tangibile questo upgrade e quindi in realtà la palla poi passa a voi. Se scegliete questo smartphone qua lo fate anche per questo upgrade, beh, buon divertimento, perché secondo me la differenza si vede e come, lo state vedendo anche adesso con le mie immagini. L'altra grande novità, forse quella un po' più pop, se così la possiamo definire, sono gli stili fotografici, che vanno un po' a ricalcare i vecchi profili foto che c'erano all'interno di iPhone 14, 15, eccetera, e che subiscono un'evoluzione, con un pannello decisamente più interessante, un pochino confusionario, tra virgolette, perché non è così esplicito e soprattutto non si capisce benissimo cosa fanno le singole cose, ma devo dire che è veramente figo. L'unico problema è ovviamente che gli stili fotografici non sono applicabili al Pro RAW, o meglio, ci sono ma solamente in preview, poi in realtà quando scattate non visualizzate la foto in quel modo. Tuttavia per chi sceglie iPhone anche nella versione Pro, per avere degli scatti pronti, belli, già post prodotti, perfetti per essere condivisi sui social, e so che qualcuno lo sta per scrivere nei commenti, sì, la gente ci lavora con questa roba e guadagna sicuramente molti più soldi di te che stai commentando qui sotto, quindi fa comodo avere delle foto già pronte con degli stili fotografici molto personalizzabili ed è bello che Apple abbia introdotto dei numeri e dei parametri molto precisi che permetteranno quindi di creare una sorta di preset, un po' come siamo abituati su Ricoh e su Fuji, insomma. Devo dire che per me è un'aggiunta veramente interessante ed è per questo che avrei voluto vederla sul RAW, o magari avere la possibilità quantomeno di poter scattare una foto in ProRAW con
lo stile applicato e poi di avere sia un JPEG fatto e finito, sia poi il mio ProRAW da andare a modificare appunto senza il filtro sopra. Un po' come avviene nelle fotocamere professionali, no? Insomma, sarebbe stata una bella aggiunta che spero che Apple introduca magari con un piccolo update in futuro. Ok, affrontiamo quello che è forse l'elefante nella stanza, la vera feature hardware che ha portato questo iPhone a essere così tanto discusso e così tanto indirizzato a fotografi e videomaker, cioè il camera control. Parto dal presupposto che in 2 giorni è veramente complesso dire se questo è o meno un game changer nell'utilizzo di tutti i giorni di iPhone per fare foto e video. Un po' perché ci vuole tempo a renderlo parte integrante della propria vita, un po' perché allo stesso tempo mi sono ovviamente forzato di utilizzarlo perché era momento di review e volevo capire al meglio come funzionasse. Cosa fa questo tasto? Perché ormai l'avete visto in tutte le salse, ma cerchiamo di riassumerlo velocemente. Se lo premete una volta vi apre l'app fotocamera, quindi fate così e siete al suo interno. Se lo premete un'altra volta scattate, se lo tenete premuto lui registra un video. Queste sono le funzioni base che fa appunto andando a premere. Se fate un doppio tap, e qui bisogna prenderci un pochino la mano, ma ci si riesce in poco tempo, apre una sorta di menu di funzioni già presenti all'interno della fotocamera, che però diventano raggiungibili appunto solamente con questo dito e vi ci potete muovere al suo interno. Bello, ma troppo poco personalizzabile. Il fatto è questo: per chi utilizza le funzioni sul JPEG, bella lì, potete accedere a tutto quanto. Purtroppo per chi come me scatta costantemente e sempre in ProRAW, il 90% delle funzioni qui presenti sono praticamente inutili. E se le mettiamo sul lato video, altrettanto, diventano al 99% inutili. Il problema qual è? Il problema è che rimangono presenti all'interno dell'interfaccia, quindi se io sto scattando in ProRAW comunque vedo l'apertura del diaframma, gli stili fotografici, che comunque servono a qualcosa ma non in tutto quanto, ma rimangono cose anche che non mi servono mai, cioè tipo io lo zoom fatto così col dito, passando tra le lenti normali e digitali, non lo userò mai. Ad esempio in video, se non usiamo la cinematic mode, lo sfocato non c'è, togliamole proprio, perché qui rimangono presenti, non si possono cliccare ed è proprio brutto, sinceramente. L'altra cosa che vorrei è poter togliere tutto quello che non uso proprio io di base, in modo da avere effettivamente solamente il controllo delle V, magari delle lenti e appunto degli stili fotografici per chi come me scatta solamente in RAW, perché sono quelle le cose che mi servono ed è inutile dover continuamente spostarsi all'interno del menu. Lo spostarsi è comodo, abbastanza intuitivo, sicuramente ci sono un paio di cose che sono più comode da fare direttamente al touch. Banalmente lo switch fra le lenti è molto più comodo farlo col pollice rispetto a muoversi singolarmente col dito. Sinceramente ci sono proprio delle cose che tornano abbastanza innaturali e in modalità orizzontale si riesce a muoversi molto bene, in modalità verticale ovviamente viene tutto molto più scomodo proprio perché il pollice non è in una posizione super naturale. Certo è che se lo mettevano più in alto, tipo qui per appunto muoversi in verticale, sarebbe stato impossibile da premere in orizzontale. La cosa molto figa è che in maniera un po' nascosta nella parte di accessibilità potete andare a cambiare anche i livelli di pressione che vanno ad agire su questo tasto di scatto o anche eventualmente disattivarlo nel caso in cui non vi servisse. La cosa che però mi è piaciuta molto è che l'ultima opzione che utilizzate rimane attiva. Io ad esempio utilizzo tantissimo ovviamente l'esposizione per andarla a cambiare direttamente da qui, e dato che rimane sempre attiva io con un clic posso aprire il menu a tendina e usare il dito proprio per slidare l'esposizione, e questo è più comodo rispetto a toccare il touch e ad abbassare quell'icona luminosità che non mi ha mai fatto impazzire. Quindi diciamo che io la uso così. Ok ragazzi, un'altra grande importantissima novità lato foto è il passaggio di Apple e l'introduzione del JPEG XL. Questa roba qui è passata in sordina perché Apple l'ha nascosto in alto in una piccola righina, non si vedeva eccetera, ma in realtà cambia completamente tutto. Veloce discorso senza entrare troppo nel dettaglio: prima veniva utilizzato il JPEG come codec di compressione dei file ProRAW per generare il DNG e ovviamente avevano il loro peso. Banalmente un file da 48 megapixel di iPhone pesava fra i 70 e i 100 mega in base a cosa andavamo a fotografare, il che potete capire che anche con un iPhone da 1 tera diventava un pochino complesso archiviare tutto quanto. Il JPEG XL viene introdotto semplicemente come nuovo codec per andare a comprimere di più i file senza perdere qualità, e grazie allo shutter lag 0 appunto avete la possibilità finalmente di dimenticarvi che i vostri file occupano troppo spazio. Finalmente la 1x sarà costantemente a 48. Ovviamente l'unica parentesi è un po' la compatibilità. Per i professionisti che utilizzano Lightroom e altre app di questo tipo non ci sono problemi, il JPEG XL viene letto senza alcun dubbio e il file rimane un DNG effettivamente come avete sempre visto. Abbiamo fatto dei test, la qualità non cambia, sia a livello di post produzione potete fare tutto quello che avete sempre fatto e a livello di dettaglio nelle ombre, luce eccetera c'è tutto quanto. Il problema è la compatibilità perché il JPEG XL è supportato solo da iOS 17 in su e da macOS 14 in su. Quindi mi raccomando, attenti se avete macchine un po' più vecchie, piuttosto che dovete metterlo magari su
non so, inviarlo via messaggio, fare delle cose dove magari il JPEG XL non è compatibile, c'è comunque la possibilità di scattare in AIF se non avete il ProRAW o in JPEG normale come codec di compressione se scattate in ProRAW. Bel lavoro, questa per me è la chicca più importante insieme allo shutter lag 0. Parliamo quindi di questa cosa qui. Apple parla di shutter lag 0, negli scorsi anni la 48 megapixel aveva un enorme problema, l'abbiamo sempre ripetuto, e cioè che scattavi e la foto che ti veniva fuori era quella poco dopo di quando avevi scattato. E per me, che tendenzialmente il mio main core è tizio vecchio vestito bene con le gambe aperte, capite che se scattavo a 48 e me lo ritrovavo con le gambe chiuse perché prendevo il passo dopo, buttavo via la foto. Quest'anno finalmente il problema si è risolto. Sulla 1x lo shutter lag è 0. Effettivamente scattate, si congela quel momento, e anzi il nuovo processore permette di scattare molte più foto in maniera molto più rapida. Effettivamente ragazzi la 48 è la nuova fotocamera da usare. Punto, stop. Come vi dicevo prima però, la 48 megapixel sull'ultra grandangolare presenta ancora questo shutter lag. Capite se ne vale la pena. Non posso dirvelo ora, dipende tanto dal workflow e da tutto quello che faremo e anche da quanto userò la 48 megapixel sull'ultra grandangolare. Sicuramente con un video update vi parlerò della mia esperienza finale, ma anche per questo magari seguitemi su Instagram e sul nostro podcast Messa a Fuoco, dove ogni settimana parliamo di cose e indubbiamente faremo poi una puntata dedicata a come la nostra esperienza con iPhone si è evoluta, quindi ne parleremo ancora, ne sono certo. Finito il lato foto, e vi rimando anche al video di Manu che trovate qui sopra, dove lui ne ha parlato proprio dal punto di vista di un fotografo, magari meno tecnico rispetto a me, ma indubbiamente trovate molte più foto, molti più test, trovate il suo set che abbiamo realizzato qui, quindi ci sono più cose da dire, andate a vedere anche il suo video. Parliamo del lato video e cerchiamo un po' di concentrarci su quelle che sono le due grosse novità di quest'anno. Parliamoci chiaro ragazzi, l'anno scorso iPhone 15 Pro con l'introduzione del log ha decisamente piantato una linea che più o meno è l'anno 0, cioè il momento in cui iPhone passa ad essere una buona camera per fare video a essere paragonabile a una entry level cui siamo abituati a lavorare anche noi, perché l'introduzione del log ha reso l'immagine di iPhone più vera, più tridimensionale, con la possibilità di lavorarci tanto, e soprattutto grazie a Final Cut Camera e a Blackmagic ha dato un boost incredibile a questo strumento, rendendolo veramente utilizzabile per lavorare. Banalmente noi abbiamo fatto tutto l'IBC solamente con iPhone per quanto riguarda la creazione di contenuti di reel, e tuttora nei nostri lavori molti clienti ci chiedono: avete un iPhone per fare determinati contenuti? La risposta ovviamente è sì. Chissà perché mai nessuno mi ha chiesto: hai un S24 per fare contenuti? Chissà. Detto questo, il log rimane ovviamente e arriva in questa nuova modalità a 120 fps sul 4K, che arriva solo sul sensore principale. Un po' un peccato non vederlo su tutti quanti, ma capisco anche che l'assenza dei 48 megapixel sulla tele e soprattutto il fatto che il sensore Fusion aiuta a processare i 120 fps non stop registrati puri con audio, manco alcune fotocamere lo fanno, ma è un altro discorso, non voglio mettermi qui a parlarne. È davvero una bella introduzione e averli in log e in Dolby Vision fa effettivamente la differenza. Rimangono un po' tutte quelle che sono le cose a cui siamo stati abituati negli anni precedenti, quindi la registrazione solo su SSD dalla fotocamera principale. Io utilizzo come sempre Blackmagic, che già supporta i 100 e 120 fps, ma soprattutto la cosa più importante è che Apple non li ha castrati, dandoci la possibilità di registrare un video a 120 fps e di andarlo poi a rallentare, ovviamente con un programma dedicato, ma anche direttamente dall'app nativa di controllo delle foto. Cosa molto figa che viene introdotta anche sui 60 fps, che adesso possono essere rallentati in maniera molto più comoda direttamente in app, cosa che non ho mai usato in vita mia, però magari a qualcuno può tornare utile. I 120 fps sono un game changer? Anche qui in realtà dipende molto da quello che fate. Io ad esempio non li uso mai nemmeno nelle mie fotocamere, però averli lì mi dà una sensazione di sicurezza, e io molte volte con la mia FX3 o la 7S3 che ce li hanno mi sono detto: magari qui mi servono, magari qui mi danno quel qualcosa in più. Sono molto felice che qui Apple abbia pensato in maniera molto precisa a questi 120 fps, non solo appunto dandogli il Dolby Vision e il log, ma allo stesso tempo dando la possibilità all'utente di avere un bitrate elevatissimo, perché comunque la qualità di immagine non è diversa da quello del 4K a 30 o a 60. L'unica roba che dico è: dipende tanto da quello che fate. Ecco, sicuramente se utilizzate iPhone per fare reel, TikTok, YouTube, eccetera, difficilmente i 120 fps vi torneranno utili sempre. Se invece lo utilizzate magari per tante riprese sportive, per cogliere dettagli di un certo tipo o per mille altre cose che magari riguardano settori tanto specifici che non conosco, beh, semplicemente quella roba c'è, e averla dà la possibilità al creativo che utilizza iPhone per creare di avere una valvola in più, di avere qualcosa in più da aggiungere ai suoi contenuti. Poi magari non la userà mai, ma averlo ti dà la libertà di poter dire:
io ce l'ho, magari un giorno mi viene un'idea e so che posso realizzarla proprio grazie a questa funzione. Quindi ben venga, e non vedo l'ora di vederla anche sulle app di terze parti come Kino, che al momento ancora non la integra, però arriverà penso nelle prossime settimane. E proprio con la creatività voglio chiudere questo discorso con l'ultima grande novità, che è la parte di microfoni che Apple ha introdotto con il 16 Pro. È andata a cambiare alcune posizioni dei microfoni, cambiando le capsule e soprattutto facendole lavorare molto meglio a livello software. Parliamo quindi della sezione mix audio e di come questi nuovi microfoni vengono in aiuto di creativi che utilizzano iPhone come loro strumento principale di ripresa. Partiamo dal presupposto che questa funzione al momento è legata solamente all'app nativa. Fondamentalmente, per essere super rapidi, cosa succede? iPhone registra, grazie a tutti i microfoni che ha, e ne ha veramente tanti, l'audio in maniera spaziale, innanzitutto, e poi vi dà la possibilità di andarlo a gestire per dare focus all'audio di chi sta parlando. Quindi con la sezione standard avete il vostro audio normale, quello che registrate ogni volta. Abbiamo poi la funzione in primo piano, che appunto va a prendere l'audio solamente di chi sta parlando in quel momento, in quella situazione, andando a isolare tutti i rumori circostanti, ideale per chi magari vlogga nelle città e ha bisogno che il focus sia la sua voce. Immaginate ad esempio di essere uno che recensisce cibo in giro per il mondo, no? Intorno c'è casino, musica, gente che parla al ristorante. Con questa funzione potete con un clic andare a rimuovere tutto quanto. Grazie mille. Questa qui invece che state sentendo ora è la modalità studio, che permette di andare a cancellare tutti quelli che sono i rumori di una grande stanza, ad esempio come questa, per andare a togliere riverbero e cose simili. Ideale magari per i content creator che non hanno una stanza insonorizzata, come nel nostro caso questo studio, hanno bisogno della massima qualità possibile. Con un semplice click potete annullare completamente ogni tipo di riverbero. Inoltre, secondo me, questa roba qua è super utile per chi decide di utilizzare iPhone magari per fare podcast o video su YouTube, come in questo caso, e non vuole avere i soliti microfoni montati qui, o come nel mio caso un microfono da 500 euro montato sulla testa per avere un audio perfettamente pulito e quant'altro. Si può trovare veramente uno sfogo di creatività incredibile e alleggerire il lavoro di tutti quanti. Secondo me questa è l'idea di Apple, non è sostituire i microfoni, e dare la possibilità a chi il microfono non ce l'ha o non lo sa gestire, eccetera, di avere uno strumento che può fare tutto, e da quest'anno può anche darvi un audio perfetto in tante situazioni diverse. Ripeto, non va a sostituire una pulce DJI, Rode, eccetera, ma vi dà semplicemente la possibilità del non ho quella pulce, sono tranquillo che posso registrare. Ultima chicca, riduzione del vento, è stata integrata in maniera un pochino approssimativa secondo me, funziona molto bene, anzi anche qui sparo un ventilatore nel microfono e vi faccio sentire come funziona. In questo momento abbiamo una ventola che sta sparando aria all'interno dei microfoni di iPhone. Questa è la ventola, è una scena veramente bellissima. E ora vi faccio sentire la stessa cosa attivando la riduzione del rumore, appunto, attiva di iPhone. Eccoci qui, quindi questo è il rumore del vento che arriva diretto nei microfoni di iPhone. Giro anche il telefono per vedere se cambia qualcosa. Sentite voi, secondo me è tutto un po' molto scomodo, però qualcosina in teoria dovrebbe fare. Come vi dicevo, è stata integrata molto bene. Secondo me l'unico problema è sempre il solito che avevamo visto anche con la modalità macro. Cioè, serve un toggle nella fotocamera, non è possibile che bisogna switchare all'interno delle impostazioni questa funzione, perché se la lasciate attiva lui fa in automatico, ma io dell'automatico mi fido sempre poco, preferisco avere l'audio base e poi andarlo a pulire dopo. Oppure semplicemente vorrei dire, ok, sono in una situazione di forte vento, clicco e lo attivo, non esco dalla fotocamera, entro nel menu impostazioni, attivo la funzione, rientro nella fotocamera, perché se me lo dimentico poi magari butto l'audio, ed è un peccato. Basterebbe aggiungere una piccola icona del vento vicino, non so, ai 4K a 60 e risolvere così il problema. Secondo me Apple questo lo possiamo fare con il prossimo aggiornamento senza problemi. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che effettivamente abbiate trovato tutte le informazioni che vi servono. Non è l'unico video che uscirà su iPhone, aspettiamo il grande update e l'avvento dell'Apple Intelligence per poterne effettivamente parlare e capire come viene integrata all'interno del nostro lavoro con questo strumento. Vi ricordo come sempre che la sezione commenti è aperta, fatemi sapere quello che pensate voi. Credo che come ogni anno le migliorie siano sempre più piccole nei dettagli, che poi alla fine sono quelli che effettivamente fanno la differenza, e soprattutto che iPhone si chiami Pro, in questo caso perché sempre di più va a colpire un pubblico di gente che sa cosa farsene. Proprio in questo video ho voluto raccontarvi questo, tutte quelle funzioni che i professionisti possono andare a utilizzare per creare qualcosa in più. Detto questo, vi aspetto nei commenti, vi ricordo che in descrizione trovate il link ai presets che ho utilizzato per post-produrre le mie foto. Basta, grazie a tutti per essere arrivati fino a qui, grazie come sempre perché questo video richiede un sacco di lavoro e noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video.